Ho ricollegato l'alimentazione, accendiamo. Oh. Troviamo qualcosa dopo aver tolto un 6526. Bentornati a tutti su Bivec Electronics. Io sono Marco e in questo video andiamo a vedere il Commodore 64. Ho comprato questo Commodore su Vinted. Il venditore nell'inserzione ha detto che non sapeva se funzionava o no. Era suo da quando era un ragazzo, quindi da quando era bambino. È un computer di 40 anni fa e nella confezione era compreso 2 joystick, mangiacassetta, qualche cassetta con qualche gioco, l'alimentatore e cavetti per collegarlo alla TV. Come vedete manca un tasto, ma per prima cosa andiamo a accenderlo per vedere se funziona. Questo è l'alimentatore originale del Commodore. Vediamo la sigla C del Commodore. Andiamo a leggere le caratteristiche, quindi un'alimentazione di 220 volt, 50 Hz. In uscita dovremo trovare 9 volt in alternata e un 5 volt in continua, con un fusibile da 160 mA di tipo T. Ok, andiamo per prima cosa a vedere se il fusibile è buono. Giriamo, vediamo se riusciamo a togliere il fusibile. Ok, è uscito. E andiamo a vedere col tester se il fusibile è buono. Mettiamo il tester in modalità continuità, quindi quando tocchiamo i puntali suona, quindi il fusibile fra una parte e un'altra dovrebbe suonare. Non suona, quindi cominciamo bene, è interrotto. Ok, andiamo a sostituirlo. Ho preso uno di ricambio da 160 mA e andiamo a inserirlo sull'alimentatore. Questo è lo spinotto che va collegato al Commodore. Questi due pin sotto sono i 5 volt, qua è il GND e qua è il positivo dei 5 volt. Questi due pin sopra sono i 9 volt alternati. Ok, andiamo a verificare se ci sono queste tensioni. Ho collegato l'alimentatore alla corrente, ho messo due piccoli cavetti, quindi li ho portati sulla breadboard e col tester ho messo tensione in alternata e andiamo a vedere direttamente sulla breadboard se troviamo i 9 volt. Troviamo 10 volt in alternata, quindi perfetto. Adesso verifichiamo i 5 volt. Ho collegato i due puntali sull'alimentazione negativa, il verde sui 5 volt continui, quindi il verde è il negativo e il blu è il positivo. Mettiamo il test in modalità tensione continua e andiamo a misurare. Quindi qua dovremmo trovare 5 volt. Visto che è un po' sporco, lo andiamo a pulire con un po' di alcol isopropilico. Lo metto su un pezzo di carta, giusto per levare un po' di residuo di polvere. Possiamo notare purtroppo che manca un tasto, dovrebbe essere una freccia, ma se funziona lo ricompro e ce lo metto. Qua troviamo il tasto power, qua troviamo la porta di alimentazione, qua l'accensione, qua la porta contro dei due, possiamo collegare due joystick
Dietro troviamo la porta per le cartucce, qua UHF, quindi per collegarlo alla TV, qua uscita audio video, questo è un IO, ingresso uscita, qua colleghiamo le cassette e qua è un bus di estensione. Colleghiamo il cavo di antenna alla TV, l'altra parte del cavo lo andiamo a collegare su UHF del nostro Commodore 64. Accendiamo la TV e memorizziamo il canale per vedere il nostro Commodore. È un canale analogico sul canale 36. Facciamo ok. Quindi sul canale 1 dovremmo avere il segnale del nostro Commodore. Andiamo a collegare l'alimentazione dove è scritto power. Ho collegato tutto, non rimane altro che accenderlo. Non ancora lo accendo, non so se funziona o no. Speriamo. Si dovrebbe accendere il LED rosso e si dovrebbe vedere qualcosa. Incrociamo le dita e accendiamo. Ok, c'è qualcosa sulla TV, è cambiato, riceve qualcosa. Non vediamo nulla e te pareva che non funzionava. Proviamo a spegnere e accendiamo. Niente. Vediamo subito che la tensione continua funziona perché il LED si accende, quindi la tensione di 5 volt ci sono. Ok, apriamo. Andiamo a togliere le 3 viti sulla parte posteriore. Andiamo ad aprire, basta sollevare e troviamo il nostro Commodore. Poggiamo qualcosa dietro. Mettiamolo così. Aspettate che mi avvicino. Questo si toglie. Qua troviamo tutta la scheda. Poi c'è un bel fusibile, andiamo subito a controllare se è buono, ma a prima vista sembra buono, quindi mettiamo il test in modalità continuità. Sì, buono. Andiamo a controllare i 5 volt sul regolatore e su un SN74. Allora, proviamo prima sul regolatore, mettiamo in DC il tester, mettiamo un puntare sul negativo, 1 all'ingresso, dovremmo trovare una tensione di 9 volt, non troviamo niente, uscita anche qui 0. Vediamo qua, questo è 12 volt, 0, anche qua non funziona. Vediamo su un condensatore, e qua non arriva tensione. Sembra che manca una tensione da questa parte. Proviamo a vedere su un SN74. Allora, sul piedino 7 e il 14. Scusate, non ho acceso. Allora, qua vediamo un po'. Qua, ok, troviamo 5 volt. Quindi dovremmo trovarlo anche qui. Andiamo subito a vedere, non avevo acceso il Commodore. Ingresso, anche qua continua a rimanere a 0. Vediamo anche qua
0,5, uscita 0,1. Andiamo a rivedere sul condensatore, negativo e positivo, dovremmo trovare 9 volt, troviamo 0,3, non troviamo nulla, quindi qua troviamo i 5 volt, infatti il LED si accende, ma non troviamo la tensione su questo ramo. Ok, devo togliere, smonto tutto. Allora, spengo, tolgo il cavo di alimentazione, tolgo il cavo del LED e il cavo della tastiera e sfito le viti e tolgo tutto. Ho tolto tutta la scheda, stavo ricontrollando, purtroppo ho notato che il fusibile è saltato, colpa mia. Come sono andato a misurare sul 7805, inavvertitamente, aspettate che zoom, come sono andato a misurare l'uscita, col puntale ho toccato anche la massa e il fusibile è andato in corto. Speriamo che sia solo il fusibile e non altro. Quindi andiamo a cambiare il fusibile. Ho cambiato il fusibile con 1,6 ampere F, quindi rapido. Originale da 1,5 non sono riuscito a trovarlo, quindi un equivalente 1,6 ampere. Ho messo il test in modalità continuità, suona più si accende l'illuminazione e vediamo che il fusibile è buono. Quindi adesso possiamo fare le misurazioni. Ho inserito il cavetto dell'alimentazione e andiamo a fare le misurazioni. Ho messo il test in modalità tensione continua. Per la massa andrò a appoggiare il puntale nero su questo corpo metallico, accendiamo e andiamo a vedere se troviamo le tensioni, questa volta facendo molta attenzione. Difatti sul 7805 troviamo 10 volt ingresso, uscita 4,9. Anche qui dovremmo trovare ingresso, troviamo 19 volt, uscita 12 volt. Quindi abbiamo ripristinato tutta l'alimentazione. Controlliamo anche sul condensatore, troviamo 14 volt. Quindi abbiamo ripristinato tutta l'alimentazione. Prima di continuare le operazioni di ricerca guasti, ho notato che dietro ci sono dei accumuli di sporco, di grasso, di olio, non so cos'è, una specie di residuo di qualcosa, quindi gli andiamo a dare una bella pulita con alcol isopropilico. Ho messo un po' di alcol sullo spazzolino e andiamo a pulire. Gli ho dato una bella pulita, aspettiamo che l'alcol evapori. Come vedete dal fazzoletto era un bel po' sporco. Facciamo una prova anche a riaccendere tutto il Commodore, non si sa mai che non funziona. Togliamo residui di carta e così possiamo controllare meglio anche le saldature. Poi gli do una vista, ma per adesso proviamo a riaccendere per vedere se funziona. Ho collegato l'antenna e l'alimentazione, proviamo a accendere, vediamo un po' sulla TV, niente, ancora schermo nero. Andiamo a vedere con l'oscilloscopio se troviamo il clock sul 6510.
con una frequenza di 1 MHz. Ho collegato la massa, una sondina sulla massa e un altro sondina sul 6510 sul pin 39. Accendiamo, andiamo a vedere cosa troviamo sull'oscilloscopio. Accendo. Ho messo la sonda a 10 per e troviamo un segnale con una frequenza intorno a 980 kHz, quindi 1 MHz va bene, quindi segnale di clock c'è. Per ora la misura del clock principale della CPU è buona. Adesso vado a mettere la sondina sul pin 40 del 6510. Questo pin è il pin di reset. Metterlo, ok, facendo molta attenzione. Il pin di reset serve a inizializzare la CPU quando accendiamo il Commodore, quindi all'avvio deve stare a 0 volt e poi deve salire a 5 volt. Ok, ho impostato la sonda dell'oscilloscopio a 1 per, accendo, ho messo la linea orizzontale bassa, in volt di visione a 1 volt, quindi troviamo 1, 2, 3, 4, 5 quadratini, quindi 5 volt. Quindi il reset sul 6510 è ok. Di solito sul Commodore 64 si rovina il PLA 9061 1401. Andiamo a controllare alcuni pin, a cominciare dal pin 18 che è la CAS RAM. Ho collegato la sondina e andiamo a vedere sull'oscilloscopio cosa vediamo. Accendo. Sì, vediamo qualcosa, quindi vediamo attività. Il segnale non è fermo, quindi il PLA sta generando qualcosa, qua vediamo un'onda quadra, ma non posso ancora escludere che sia difettoso. Adesso andiamo a controllare il riferimento di massa del PLA sul pin 20, 14, 15, 17, 18, 19, 20, quindi ho messo la sondina sul pin 20, deve avere un valore, deve avere 0 volt stabile. Quindi andiamo a vedere sull'oscilloscopio se cambia qualcosa. Accendo, non cambia nulla, quindi è ok. Andiamo a controllare sul pin 28 se l'alimentazione è stabile, quindi mettiamo il test in modalità tensione continua, la massa puntale nero su questa carcassa metallica e la sonda, il puntale del tester sul pin 28. Così do tensione. Sì, troviamo 5 volt DC stabili, quindi il nostro PLA è alimentato correttamente. Finora le misure principali sono buone, implementazioni, reset e clock della CPU sono presenti. Anche a PLA alimentata e su pin 18 vedo attività. L'unica cosa evidente è che il 6569R3 scalda molto, ma su questi Commodore è abbastanza normale. A questo punto il guasto potrebbe essere una PLA difettosa, una RAM, una ROM o il VIC stesso. Ho mandato a prendere un PLA nuovo, attendo che arrivi e poi lo andiamo a cambiare, nella speranza che sia questo e non altro. Prova, riprova, di colpo non ha funzionato più la scheda. Ho ricontrollato le tensioni su 78, 012 e 05 e non c'erano più le tensioni. Ho detto,
si è bruciato un'altra volta il fusibile. Ho ricontrollato col tester, andiamo a vedere. E no, il fusibile è buono. Ho ricontrollato i diodi, punte diodi, e l'alimentazione c'è, e l'unico indiziato è l'interruttore. Accende, spegni, 40 anni, secondo me si è rotto. Andiamo a vedere i contatti. Ho girato la scheda, questo è l'interruttore, questi sono i pin, andiamo a controllare. Allora, contatto, quindi suona, aperto, aperto. Se premo, chiuso, ok, chiuso, ok, chiuso, chiuso. Qui aperto, 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 chiuso. Qua rimane aperto. Si è rotto questo lato qui. Difatti qua aperto, chiudo, non riconosce più questo lato. Ho controllato nei miei cassetti, ho trovato questo che può andare bene. Andiamo a vedere se funziona. Quindi da un pin e un altro, qua aperto, qua chiuso, giriamo il selettore, qua dovrebbe essere chiuso, ok, e qua aperto. La stessa cosa dall'altra parte, qua chiuso, qua aperto, giriamo il selettore, qua chiuso e qua aperto. Quindi questo è buono e andiamo a cambiare. Vado a mettere un po' di stagno nuovo. E dissaldo. Ok, ho messo l'interruttore nuovo, andiamo a ricontrollare, prendo il tester, metto in modalità scalino, qua chiuso, qua aperto, 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 chiuso, chiuso. Ok, si era rotto l'interruttore a forza di provare a accendere e spegnere. Andiamo a ricollegare, vediamo se almeno riparte. Ho ricollegato la scheda, do tensione, sì, ritroviamo lo schermo nero. Non funziona, ma almeno troviamo lo schermo nero. Spegniamo. Voglio fare una prova togliendo questo chip, sarebbe il SID, che si occupa del segnale audio. Quindi lo possiamo avviare senza il segnale audio. Ricollego e riproviamo. Provo ad accendere, vediamo che succede. Se vediamo qualcosa, niente, sempre schermo nero. Quindi il SID, il 6581, non è la causa. Proviamo a togliere anche una CA6526, togliamo uno, togliamo questo, in attesa che arrivi il PLA nuovo. Piano piano, ok, è andata. E proviamo a dare tensione. Ho ricollegato l'alimentazione, accendiamo. Oh, oh. Troviamo qualcosa dopo aver tolto un 6526.
spengo, tolgo l'alimentazione, ricollego il SID facendo molta attenzione, sarebbe il CID audio, il PIC audio, e riproviamo a accendere senza un 6526. Accendo. Sì, quindi il PLA non dovrebbe essere, il SID non dovrebbe essere, tolto il 6526, almeno vediamo qualcosa. Proviamo a scambiare di posto al 6526, visto che ce ne sono due. Anzi, prima di cambiare di posto, visto che ho il saldatore acceso, ripasso tutte le saldature dei due 6526. Ho ripassato tutte le saldature, gli diamo una pulita con pulisci contatto a secco, puliamo anche da questa parte, rimontiamo il 6526 facendo attenzione a rimontarlo come l'abbiamo tolto. Ok, e riproviamo. Ok, ho rimesso tutto, riproviamo, accendiamo. No, schermo nero, non dipende dalle saldature. Ho tolto il 6526 da qui, l'ho messo qui, questo che stava qui l'ho tolto e accendiamo. Schermo nero. Quindi è rovinato solo questa parte. Li togliamo. Questo stava a sinistra, questo che stava a destra, lo andiamo a mettere qui. Vediamo se parte. Collegato, accendiamo. Sì. Quindi ho cambiato tutti e due 65-26 di posto, mettendoli tutti e due sulla sinistra, il Commodore 64 si accende, invece sulla destra no. Andiamo a fare delle semplici misurazioni. Per prima cosa andiamo a vedere se arriva alimentazione. Allora, mettiamo il puntale sul GND e sul pin 20 dovremmo trovare 5 volt. Mettiamolo da questa parte, troviamo 5 volt, ok, anche qui 5 volt stabili, sì. Quindi l'alimentazione arriva da tutte e due le parti. Adesso andiamo a controllare il reset sul pin 34. Il segnale del reset, l'accensione deve stare a 0 e poi deve salire a 5 volt. Quindi andiamo su quello buono, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Ok, accendo 0 e 5 volt. Ok, mettiamolo anche sull'altra parte, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Accendo 0 volt e va a 5. Anche il segnale di reset non rimane bloccato e ok. Adesso con l'oscilloscopio andiamo a vedere il segnale di clock sul pin 25 di tutti e due
che dovrebbe essere intorno a 1 MHz. Quindi facciamo 20, 21, 22, 23, 24, 25 e mettiamo la fontina 21, 22, 24, 25. Il GND ho collegato sulla carcassa metallica, accendiamo e vediamo che troviamo sull'oscilloscopio. Sì, troviamo intorno a 1 MHz un'onda, diciamo, quadra. Quindi andiamo a inserire anche sul pin 25 di U2, 1, 2, 3, 4, 25. Sì, anche qui è buono. Troviamo 985 kHz, quindi il segnale di clock c'è. Controlliamo il segnale TOD sul pin 19 del CA6526. Questo segnale deriva dalla linea 50 Hz, quindi dovremmo trovare 50 Hz. Andiamo a effettuare col tester, mettiamo in Hz sul test, puntare a massa, do alimentazione, andiamo sul pin 19, sì, troviamo 50 Hz su 1, su 2, troviamo 50 Hz, quindi ok su tutti e due. Come ho detto, ho ordinato un 90 61 14 che dovrebbe arrivare a breve. Appena arriva cambio e vediamo se riusciamo ad ripristinare qualcosa. Ok, è arrivato il 90 61 14 PLA. È un equivalente comprato su eBay, andiamo a cambiarlo. Ho rimesso il 65 26, togliamo il PLA, speriamo che sia questo. Vediamo che combacia perfettamente. Qua troviamo il simbolo per collegarlo, la tacca di riferimento, e andiamo a inserirlo. Ok, ci entra perfettamente. Diamo tensione e incrociamo le dita. Accendiamo. Schermo nero. Spegniamo, riaccendiamo. Aia, purtroppo il 90 61 14 non è. Ho fatto un po' di prove, l'unico che mi dà qualche sospetto è questo SN7406. Prima di mandarlo a prendere lo smondo e vado a testarlo se funziona. Ho dissaldato l'SN7406, al suo posto ho messo uno zoccolo, ne avevo uno da 8, ne ho tolti 2, quindi da 7 piedini, 7 e 7 14. Adesso lo mettiamo sulla breadboard e lo andiamo a controllare se è buono. Se è buono lo rimettiamo, se no compriamo quello nuovo. Ho collegato il pin 7 al negativo e il pin 14 al positivo dell'alimentazione, quindi gli diamo 5 volt. Andiamo a fare la prima prova. Ho collegato una resistenza da 10k tra il positivo e il pin 2, pin 1 al positivo. Gli ho dato una tensione di 5 volt, mettiamo il tester puntale negativo sul meno, sul pin 2 dovremmo trovare 0 volt, infatti 0 volt. Adesso se sposto il pin 1 da 5 volt a GND
quindi dovremmo trovare sul pin 2 5 volt. Ok, 1 e 2 funziona. Facciamo l'altra porta, quindi sul pin 3 e 4 mettiamo il 4, il positivo sul 3, andiamo a vedere l'alimentazione, sul pin 4 troviamo 5 volt e metto l'alimentazione positiva sul pin 4 0 volt, quindi anche qui è buono. Facciamo anche l'altra porta, quindi sul 6, questo sul 5, quindi sul 5 va il negativo, quindi dovremmo trovare sul 5, sul 6 5 volt, ok, mettiamo il positivo, sul 6 0 volt, ok, vediamo dall'altra parte. Ho messo su 8 e 9, 8 è l'ingresso, gli ho dato positivo, quindi sul piedino 8 dobbiamo trovare 0 volt, ok, mettiamolo al negativo, dovremmo trovare 5 volt e anche questo è buono. Andiamo al 10, 8, 9, 10, quindi diamo all'11 negativo, al 10 5 volt, ok, mettiamo positivo, qua 0 volt, ok, vediamo l'ultima porta, fa il 12 e il 13, do positivo, quindi mi sto dando positivo, dovremmo trovare 0 volt, mi do negativo, aspettate, forse abbiamo trovato, gli do negativo, dovremmo trovare 5 volt, ok, fa il 12 e il 13, se gli do positivo dovremmo trovare sul pin 12 0 volt e qua troviamo 5 volt. Abbiamo trovato una porta che non funziona. Ho messo il nuovo SN7406, ma purtroppo non funziona lo stesso. Mi hanno suggerito che può essere una memoria rovinata. Difatti sullo schermo esce sempre out of memory error in 0. Allora, come non ho la cartuccia per verificare, per fare il test, per vedere quale memoria è rovinato, incomincerò a dissaldare uno a uno e a mettere una nuova memoria. Ce n'ho qui 10, qua ne sono 8, sperando di risolvere. Ho tolto sti due, li ho saldati, diamo una pulita alle saldature con uno spazzolino, un po' di alcol isopropilico, cominciamo sti due, poi andiamo avanti e inseriamo, queste sono le memorie che ho tolto, inseriamo quelle nuove, 1 e 2, rispettando i piedini
metterlo. Guardate che questo non è entrato. Si è piegato il piedino. Ok, riproviamo. Facciamo attenzione. Ok, stavolta è andato. E proviamo a dare alimentazione. Accendo. Niente. Schermata nera. Ho cambiato anche gli altri due e andiamo a vedere se funziona. Ho tolto e vediamo che funziona. Ready. Funziona tutto. Ma se rimetto il 65 26 non si accende. Niente. Ho rimesso anche il PLA vecchio, togli e metti, alla fine ho rotto anche un piedino. Comunque col 65-26 anche qui ho rotto un piedino, ma comunque si può risolvere. Con il 65-26 U2 messo, inserito, purtroppo non si accende. Ho risolto almeno la memoria, almeno non dà più errore. E niente, non so. Ho rifatto le saldature qua, 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 ho ricontrollato col tester, il clock c'è, ho tolto il SID e niente, non so più che cosa può essere. Se qualcuno ha qualche idea, mi può dare una mano per ripristinare questo Commodore 64, può scrivere nei commenti e suggerire qualcosa e io vedrò se posso farlo e ripristinarlo. Ok, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.